Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di pelle e similpelle e ci chiediamo se è possibile riparare i graffi che a volte si formano su questi tipi di materiale. A volte un incidente, a volte l'usura, comunque fatto sta che a volte ci troviamo di fronte a sedili, divani e altro con delle crepe o graffi come quello che vi sto mostrando in questo momento. È possibile ripararlo? Beh, oggi proveremo un prodotto che viene definito professionale e che ho trovato su Amazon e vedremo se fa veramente quello che dice, cioè se ripara veramente questi tipi di crepe. Funzionerà? Per scoprirlo dovete guardare il video fino alla fine. Detto questo, io vi ho detto tutto, quindi pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, il prodotto che io ho scelto è questo prodotto della Coconix Leather Care Pro. Da quello che dice dovrebbe riparare questo tipo di crepe, vediamo se è così. Vi faccio vedere cosa trovo all'interno. La prima cosa che troviamo nella bustina, a parte le istruzioni, sono questo grosso pezzo di stoffa che si usa quando il danneggiamento è molto grande, cioè non è solo una crepa, ma ne manca proprio un pezzo. Si usa per ripristinare la pelle, ma a noi non ci serve. Ci sono una spatolina, un pennellino, un contenitorino per mettere dentro il prodotto e poi ovviamente due tuboni enormi di nero e uno di bianco. Questo era quello che conteneva questa confezione. Io ho scelto quello nero perché ovviamente la similpelle del mio sedile è nera. Ora andiamo ad applicarlo sul nostro sedile. Dopo aver pulito la superficie, dobbiamo andare a mettere il nostro prodotto all'interno della crepa. Dobbiamo tentare di fare il miglior lavoro possibile inserendolo all'interno e tentando di non fare troppo paciocco a fianco. Ovviamente, come vi dico sempre quando vi faccio vedere questi lavori, io sono un po' in difficoltà perché ho la telecamera che mi dà veramente fastidio. Quindi a volte il lavoro non viene fatto proprio alla perfezione. Ovviamente io vi faccio vedere un prodotto, vi faccio vedere un metodo. Se voi riuscite a fare il lavoro fatto meglio, è meglio. Quindi non mi venite a dire nei commenti il lavoro è fatto male, si poteva fare meglio. Certo che si poteva fare meglio. Se voi riuscite a farlo meglio, ancora meglio. Quindi dobbiamo tentare di inserirlo nel modo migliore possibile. Non ricordatevi di pulire con l'alcol la similpelle, la pelle prima di andare a mettere il prodotto. Un'altra cosa che dovete fare, se ci sono delle sporgenze, come in questo caso io ho un altro piccolissimo difetto, bisogna andare a togliere con il cutter la parte in eccesso, cioè non ci devono essere pezzi che salgono sopra, che fuoriescono, dovete togliere la parte in eccesso e poi dovete continuare a fare il lavoro al meglio delle vostre capacità. Adesso io continuo a lavorare, ci rivediamo alla fine per vedere il risultato finale. Bene signori, come vedete dopo 2 mani il risultato è questo. Certo voi dite magari potevi fare un lavoro migliore, è vero, non ne sono molto convinto che poteva venire molto meglio di così. Ho provato a dare anche una terza mano, quindi a inserirlo ancora dentro col beccuccio, non l'ho filmato perché tanto era sempre la solita solfa. Ricordatevi che con l'alcol quando è ancora bagnato si riesce a dissolverlo prima che si asciughi. Non credo che nemmeno se voi siate certosini riuscirete a fare un lavoro molto meglio di questo, vi dico la verità. Il problema è che io avevo il dubbio sin dall'inizio, si vedrà questa cosa che avete aggiustato. Magari si vedrà un po' meno, magari si vedrà col tempo, si opacizzerà e andrà un po' a mitigarsi o a confondersi insieme alla pelle, ma il fatto che è stato aggiustato si vede. Il lato positivo è che sicuramente la crepa non si allargherà perché questo è un prodotto molto plastico, molto gommoso.
Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile e che abbiate capito come funzionano questi tipi di prodotti. Se ne conoscete di migliori, consigliatemele qui sotto nei commenti, perché questa serie non finisce qui. A me piacerebbe trovare un prodotto che veramente aggiusti la pelle e la similpelle, anche se, vi devo dire la verità, nella mia esperienza io non ne conosco nemmeno uno. Quindi scatenatevi qui sotto nei commenti. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.